bello poter essere qui questa mattina per lodare insieme il nostro Dio. And it's wonderful to be here together so we can worship our holy God. E possiamo ricordare che effettivamente Lui è il Re dei Re, il Signore dei Signori. We remember that He is the King of Kings and the Lord of Lords. Anche magari quando durante la settimana passiamo dei momenti difficili. Even in the hard times that we may have had this week. Tipo questa settimana per me è stata una settimana molto difficile. Some of us it was very difficult. E pensare che Gesù è il Re dei Re, il Signore dei But Signori, think, Jesus is the King of Kings. He is the Lord of Kings. ed ha il controllo della mia vita, He controls my life mi ha aiutato ad affrontare ogni cosa. and everything. He helped me to face To everything. face it. Ok. Questa mattina abbiamo con noi un ospite, Today we have a guest, un amico del Faro, a friend of Faro, che è tornato dopo un paio di anni, who has returned after many years. Ed Goodman, Ed Goodman. ed è stato un missionario in Spagna insieme a sua moglie, He and his wife were missionaries in Spain. e oggi lui è il direttore dei missionari And now he's the director of missionaries per l'organizzazione World Venture, for the missionary organization World Venture. e si occupa dei missionari che operano in Europa e in Medio Oriente. He oversees the work throughout Europe and the Middle East. E oggi condividerà con noi un messaggio dalla parola di Dio, Today he'll be sharing a message with us and opening the Word of e God. vogliamo dargli un caloroso benvenuto. Ok, adesso preghiamo e poi il gruppo musicale ci guiderà in un momento di lode. Let's pray and then we'll join together in a moment of worship. Signore, grazie per questa mattina, Lord, thank you for this morning. grazie per la tua fedeltà, Thank you for your faithfulness. grazie perché possiamo avere fiducia che tu sei in controllo di ogni situazione della nostra vita. Thank you that we can trust that you are in control of every situation in our lives. Signore, ti preghiamo per questi momenti che passeremo insieme, We pray for this moment, this time that we have together. che possono essere momenti dove possiamo essere incoraggiati Pray that we would be encouraged e nutriti dalla tua parola. and that we would open our hearts to your word. Signore, benedici ognuno di noi Bless us, Lord, e fa che possiamo portarti gloria in ogni cosa. and use this time, use every part of this time for your glory. Amen. God is still in control, Ma dobbiamo pensare, essere sicuri che Dio è sempre in controllo and God will win in the end. e Dio vincerà alla fine. Can we go to the next slide? Possiamo vedere la prossima diapositiva? So, the first thing I want to say before I start the sermon Quindi sono queste tre cose che voglio dire prima di iniziare il messaggio. first of all, that Revelation reveals rather than hides. Il primo è che il libro di Apocalisse rivela invece di nascondere, The second thing is that Revelation is constantly alluding to the Old Testament. e la seconda cosa è che il libro di Apocalisse costantemente, spesso si riferisce, allude all'Antico Testamento. John is constantly telling us how the Old Testament is fulfilled in our world. Giovanni cerca di dimostrarci come tutte le cose che sono state dette nell'Antico Testamento sono effettivamente portate a compimento nel nostro mondo oggi. And then, of course, the third point is that Revelation does use symbolic E language. poi la terza cosa, abbastanza ovvia, è che il libro di Apocalisse usa un linguaggio simbolico. And so just as in a song, a modern song, we don't expect everything to be literal, E poi come in una canzone moderna, non ci aspettiamo che tutte le cose siano descritte letteralmente. in the same way, we should not expect everything to be literal in the book of La Revelation. stessa cosa ci dobbiamo aspettare nel libro di Apocalisse, che non tutte le cose che leggiamo siano dette per essere comprese letteralmente. So let's go to the next slide. Quindi andiamo alla prossima diapositiva. Do you want to read Sì, Italian or read both. Okay. A great and wondrous sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Next. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his heads. His tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth.
so that he might devour her child the moment it was born. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. After reading this, how many of you are feeling spiritually blessed? Dopo aver letto questo brano, quanti di voi si sentono benedetti spiritualmente? I don't understand. Non capisco questo brano. No, actually, this is wonderful what we're going to read today. Però questo è sicuramente una cosa meravigliosa da leggere. Let's start with the dragon. Iniziamo col dragone. Remember I said that the Revelation is constantly alluding to the Old Testament. Vi ricordate che ho detto che spesso il libro di Apocalisse allude all'Antico Testamento? There are stories in the Old Testament that deal with dragons. Ci sono delle storie nell'Antico Testamento che hanno a che fare con il dragone. Next slide. In the Psalm 74 it says, Thou dost divide the sea by thy might. Thou dost break the heads of the dragons on the waters. Thou dost crush the heads of Leviathan. Thou dost give him as food for the creatures of the wilderness. Nel Salmo 74 c'è scritto questo: tu con la tua forza dividesti il mare, spezzasti la terra ai mostri che in verità nella lingua originale è dragoni marini sulle acque. Tu spezzasti la testa al Leviatano, lo desti in pasto al popolo del deserto. I don't think this refers to a literal dragon that God fought. Non credo che questo si riferisca letteralmente a un dragone che è stato combattuto, But it refers to a story in which God conquered the most fearsome creature you could imagine. ma si riferisce alla descrizione di un evento dove Dio ha sconfitto una delle creature più terribili che possiamo immaginare. And it teaches us that God can take on anything, no matter how big or terrible it is. E ci insegna che Dio può affrontare qualsiasi cosa, non importa quanto sia grande e quanto sia terribile. Next slide. In that day, so in the future, the Lord with his hand hardened, great and strong sword will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisting serpent, and he will slay the dragon that is in the sea. In quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e forte il Leviatano, l'agile serpente, il Leviatano, il serpente tortuoso, e ucciderà il drago che è nel mare. So here again, even though it may not be a literal dragon, it is something that the Isaiah is saying, in the future God will again conquer his greatest enemy. Ancora una volta non è letterale che Dio stia affrontando, combattendo un drago, ma è come se l'autore ci stesse dicendo: Dio sta affrontando qualcosa di terribile e alla fine comunque conquisterà. So when we see a dragon that shows up in the book of Revelation, E quindi quando vediamo questo dragone che compare nel libro di Apocalisse, we should remember that God has dealt with dragons before, dovremmo ricordare che Dio ha già affrontato dei draghi in passato and he will defeat them. e Lui li ha già sconfitti. But there's another Old Testament reference to the dragon. Ma c'è un'altra citazione dall'Antico Testamento che si riferisce a un drago. In the book of Genesis, in chapter 3, it speaks of a serpent. Nel libro di Genesi, al capitolo 3, ci viene introdotto il serpente. And serpents and dragons are sometimes used for the same thing. E il serpente e il drago spesso sono usati per descrivere la stessa cosa. So do you remember a time in the Old Testament when a serpent did something bad? Vi ricordate dei momenti nell'Antico Testamento quando il serpente ha fatto qualcosa di malvagio? And here in this passage, John reminds us about the serpent in the Garden of Eden. E qui in questo brano Giovanni ci ricorda del serpente che fece del male nel giardino di Eden. So in our passage today it says, the great dragon was hurled down. Quindi, I'll read the whole thing. The great dragon was hurled down, that ancient serpent, called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. e qui vediamo in questo brano stesso Giovanni scrive: il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana. So we have a great dragon that wants to devour a child. Quindi abbiamo questo grande dragone che vuole divorare un bambino. So we return to the story now. Next slide. Quindi ritorniamo alla storia, prossima slide. So the next verse, Revelation 12:5 says this. E in Apocalisse 12:5 è scritto questo:
The woman who was pregnant, she gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. And her child was snatched up to God and to his throne. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Now, once again, we look to the Old Testament to find out who this child is. Ancora una volta guardiamo all'Antico Testamento per capire chi sia questo bambino. It says that this child will rule all the nations with an iron scepter. Vediamo che questo bambino è descritto come colui che dovrà reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. So the next slide, we see it in Psalm chapter 2, E possiamo vedere nel Salmo 2 a messianic psalm, un salmo messianico, a psalm that speaks of the future Messiah. un salmo che ci parla del futuro Messia. And we know that future Messiah is Jesus E Christ. sappiamo tutti che questo futuro Messia è Gesù Cristo. And look at the yellow phrase there. E leggete la frase in giallo: You will rule them with an iron scepter. tu le spezzerai con una verga di ferro. So John, when he's describing the child, he uses this phrase to let us know he's talking about Jesus. Quindi Giovanni usa questa frase per descrivere il bambino di cui sta parlando, per riferirsi a Gesù Cristo. Can we go to the preceding slide? Possiamo andare alla slide precedente? Okay. You'll notice it says, and her child was snatched up to God and to his throne. E poi vediamo in seguito che c'è scritto: e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. So what it's saying is that the dragon did not devour the child. E quindi quello che sta dicendo è che il dragone non ha mangiato il bambino. No, he didn't devour it. Rather, the child was snatched up to heaven. Anzi, il bambino fu rapito vicino a Dio. Now, if that is Christ that we're talking about, E quindi, siccome questo è Cristo, cioè stiamo parlando di Cristo, then that means that this phrase is describing the life of Christ. quindi questa frase sta descrivendo la vita di Gesù. This phrase is signifying the birth, the life, the death, the resurrection, and the ascension of Christ. Questa frase ci descrive la nascita, la vita, la morte, la resurrezione e l'ascensione di Cristo. All of this happened and is described by the phrase, he was snatched up to God. Tutto questo è stato descritto in questa frase, che lui fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Now, can we see in the Gospels how this actually worked out? Possiamo vedere nei Vangeli come questo viene manifestato. Can you think of stories in the Gospels where the dragon, Satan, was trying to devour or destroy Jesus? Possiamo pensare a dei momenti nella vita di Gesù dove il diavolo, il dragone, ha cercato di distruggere, di divorare la vita di Gesù. What about Herod when he sends his troops to kill all the babies in Bethlehem? Pensiamo ai primi momenti della vita di Gesù, con il re Erode che ha ucciso migliaia di bambini, ma il suo scopo principale era quello di uccidere Gesù. Is it possible that Satan was behind that? È possibile che Satana era dietro tutto questo? The dragon was trying to devour the child. Il dragone cercava di divorare il bambino. What about when Satan tempted Jesus in the desert? Pensiamo a quando Satana ha tentato Gesù nel deserto And Satan was trying to get Jesus to sin. e Satana stava cercando di far cadere nel peccato Gesù. He was trying to destroy the mission of Jesus. Lui stava cercando di distruggere la missione di Gesù. The dragon was trying to devour the child. E il dragone stava cercando di divorare questo bambino. Or how about when in John it tells us that Satan entered Judas? E pensiamo a quando nel Vangelo di Giovanni c'è stato descritto che Satana è entrato in Giuda And Judas betrayed Jesus, trying to kill him. e Giuda ha tradito Gesù cercando di farlo uccidere. And he did kill Jesus, E in effetti Gesù poi è stato ucciso, but he rose again. ma poi Gesù è risorto. His attempt to devour the child. Il dragone ha fallito nel suo tentativo di divorare questo bambino. So what now were the results of the fact that the child was raised up to heaven? E quindi quali sono i risultati oggi nel capire che questo figlio, questo bambino è stato rapito vicino a Dio nei cieli? Let's keep reading the passage. Continuiamo a leggere il brano.
And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough. And they lost their place in heaven. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Some people read this passage and they think about before the beginning of creation. Alcune persone leggono questo brano e pensano che si riferisca ai momenti precedenti alla creazione del mondo. But I don't think that's true. Ma io non penso che questo sia vero. In the context of this passage, this refers to what happened after the child was snatched up to heaven. Nel contesto che leggiamo del brano, tutto questo si riferisce a un momento successivo al rapimento di Cristo, del bambino nel cielo. So this is telling us what was the result of the fact that the dragon failed and the child survived. Quindi diciamo questo è un risultato di ciò che è avvenuto dalla sconfitta del dragone e dal fatto che il bambino è sopravvissuto. The result was that the dragon was thrown down. Quindi il risultato è questo, che il dragone fu gettato a terra. But what does that mean? Ma che cosa significa questo? What is John trying to tell us? Cosa sta cercando di dirci Giovanni? Let's go to the next slide. Andiamo alla prossima diapositiva. Then I heard a voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down." Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. It's referring to the fact that Satan was in heaven accusing us before God. Si riferisce al fatto che Satana era nel cielo e stava davanti a Dio e ci accusava. Again, he's referring to the Old Testament. Ancora una volta si riferisce all'Antico Testamento. Because in the Old Testament, Satan it means the accuser. E l'Antico Testamento spesso si riferisce a Satana come l'accusatore. So do you remember the book of Job? Se ricordiamo il libro di Giobbe, And it talks about Satan going before God. e parla del fatto, descrive questa scena dove Satana è davanti a Dio And he accuses all of God's people, such as Job. e cerca di accusare tutte le persone, tutti coloro che appartengono a Dio, tra i quali Giobbe. It almost seems like he has the right to do that, almost the responsibility. E sembra quasi che lui abbia il diritto di fare questo, la responsabilità per fare queste accuse. It's as if he's a prosecuting lawyer. Ecco, era come se fosse un avvocato che stava all'accusa. And he accuses us before God. E lui ci stava accusando davanti a Dio. But what John is telling us is that no longer will happen. Ma quello che ci sta dicendo Giovanni qui è che questo non sta più avvenendo. Satan no longer has the right to accuse us. Satana non ha più il diritto di accusarci. Because the child was successful in his mission. Perché il bambino ha avuto successo nella sua missione. And so Satan has lost his place, his right to be in heaven. E quindi Satana ha perso il suo posto, il suo diritto di stare nel cielo. Now I know that some of you probably don't like apocalyptic literature. So che probabilmente molti di voi non amano la letteratura apocalittica. And so I'm going to be nice to you. E cercherò di essere dolce con voi. And I am going to show you something in the book of Romans that says the same thing. E voglio mostrarvi qualcosa nella lettera dei Romani che dice la stessa cosa. This is what Paul says. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Okay, next slide. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Okay, who will do it? Who can do it? And the answer is no one can do it. Chi accuserà gli eletti di Dio? La risposta è ovvia, è nessuno. Because it is God who justifies. Perché Dio è colui che li giustifica. And who can condemn us? And the answer is no one can condemn us. Chi li condannerà? E la risposta è nessuno. Because Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Perché Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. So praise God, Satan can no longer accuse us before God. Quindi lodiamo Dio perché Satana non ci può più accusare. And that is what the resurrection brought about. E questo è quello che ha portato la resurrezione. When Christ was raised from the dead, we won the victory. Quando Cristo è risuscitato dai morti, Lui ha vinto e ci ha dato la vittoria. But that's not the end of the story. Ma questa non è la fine della storia. And that is not describe all of our situation today. E non descrive tutta la situazione che noi viviamo al giorno d'oggi. And John has more to say to us. E Giovanni ha qualcosa di più da dirci. Another voice from heaven says this. Un'altra voce dal cielo disse questo. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. So Christ has won the victory. Quindi Cristo ha vinto la sua battaglia. Satan has been thrown down from heaven. Satana è stato gettato giù dal cielo. But that means that he's down here with us now. Ma questo significa che lui è qui con noi. Again, we should not make this too literal. Ok, non dovremmo renderlo troppo letterale. Don't look for a deep place in the ground where Satan actually landed. Non dobbiamo andare a cercare una fossa dove Satana è stato gettato. But what it is symbolically telling us is very, very true and literal. Ma quello che simbolicamente ci è stato detto è molto vero e lo possiamo notare attorno a noi. And that is that Satan knows he is lost, but he is still dangerous. Satana sa benissimo che ha perso, ma lui continua ad essere molto pericoloso nei confronti di tutti noi. Go to the next slide. Says something similar. Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restavano della discendenza di lei. And who are the other offspring of the woman? E chi sono questi, diciamo, che restano della discendenza di lei? Those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. I hope that refers to all of us. E io spero che si riferisca a tutti quanti noi. The dragon is angry. Il dragone è molto arrabbiato. He knows he is lost, Lui sa che ha perso, but he's still alive. ma lui è ancora vivo And he's coming after us. e lui ci sta inseguendo. An illustration of this you've perhaps heard before. Una illustrazione che possiamo dare di questo e forse ci può aiutare. It is an illustration that happened during the Second World War. Pensiamo a quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, It was the Battle of Normandy. nella battaglia in Normandia. The German forces had overrun most of Europe, Le truppe tedesche avevano il controllo di quasi tutta l'Europa and it looked like he might actually win. e sembrava che ormai avessero vinto. But in the Battle of Normandy, a great number of troops from America, England, Canada, Australia landed on European soil. Ma al nord della Francia, in Normandia, un gruppo di truppe proveniente dall'America, dall'Inghilterra, dal Canada, dall'Australia riuscì ad approdare sulla spiaggia. It was an invasion. Ed era come un'invasione. And the Germans attempted to find out where they would be landing and to prevent them from landing.
I tedeschi stavano cercando di comprendere, di capire dove sarebbero arrivati per impedire questo arrivo. But even though many troops died during that battle, it was a successful invasion. Ma anche se molte persone, molti militari in queste truppe morirono durante quell'invasione, fu una battaglia che portò a un successo. And so now there was a great number of troops from the Allies that were now heading towards Germany. E quindi adesso c'erano molte truppe degli alleati che si spostavano dalla Normandia verso la Germania per liberare l'Europa. So now Germany had troops coming from the west, coming from the east, coming from the south. E quindi adesso la Germania era circondata, c'erano truppe che venivano dall'ovest, dall'est e dal sud. Anybody who knew what was happening knew that Hitler would lose the war. Tutti quanti sapevano quello che stava per accadere, tutti quanti ormai sapevano che Hitler avrebbe perso la guerra. It had been decided that he would lose, but he had not lost yet. Ma era deciso che lui avrebbe perso, ma non aveva ancora perso. There were still more battles to be fought. C'erano ancora diverse battaglie che dovevano essere Thousands of people still died during the rest of the e war. purtroppo ancora migliaia e migliaia di persone che dovevano morire per il resto della fine della seconda guerra mondiale. That illustrates where we are living today. Questo è quello che diciamo può essere un'illustrazione del nostro mondo oggi, di come viviamo noi oggi. We know that Christ and us will win the war. Noi sappiamo che Cristo e noi vinceremo la guerra, But our enemy is not yet destroyed. ma il nostro nemico, Satana, il diavolo, non è ancora stato sconfitto. And we're living in a dangerous time. E noi viviamo in tempi veramente molto pericolosi. And there might be more casualties, E more deaths. e ci potrebbero essere molte altre morti. We need to stick together. Abbiamo bisogno di restare uniti, We need to understand that we are all engaged in a battle. abbiamo bisogno di capire che siamo tutti quanti coinvolti in una battaglia. And we need to pray for each other and to support one another. Abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri e sostenerci gli uni con gli altri. On the one hand, we need to rejoice that Christ has won the victory. Da una parte dobbiamo gioire perché Cristo ha già vinto, ha già la vittoria. On the other hand, we need to realize that we are living in dangerous times. Dall'altro lato dobbiamo pensare che viviamo in tempi pericolosi. And we have to fight, spiritually fight, with great hope that we will eventually win. E dobbiamo sapere che dobbiamo combattere una battaglia spirituale, ma sapere che comunque in futuro noi abbiamo già la vittoria. So every time that we hear about someone who has lost their faith, E quindi quando sentiamo di qualcuno che ha perso la propria fede, we remember that the dragon is still there. noi ricordiamo che il dragone è ancora lì, vivo, è attivo. Every time that we hear of someone that is being persecuted for their faith, Quando sentiamo di qualcuno che è perseguitato a causa della propria fede, we remember the dragon is still alive. ricordiamo che il dragone è ancora vivo. And every time that one of our brothers or sisters is spiritually just not alive, E quando vediamo un nostro fratello, una nostra sorella che ha difficoltà spirituali nella propria vita, we need to come around them dobbiamo circondarli and help them e aiutarli, because the dragon is still here. perché il dragone è ancora qui. The last verse I want to share with you L'ultimo verso che vorrei condividere con voi speaks of how the believers overcame the dragon. parla di come i credenti hanno vinto e possono superare gli ostacoli e gli attacchi del dragone. They overcame them by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. So the blood of the Lamb refers to the fact that we're saved because of Christ's death and resurrection. Il sangue dell'agnello si riferisce al fatto che noi siamo salvati grazie alla morte sulla croce di Cristo. And the word of their testimony refers to the fact that we believe this and we proclaim this. E con la parola della loro testimonianza si riferisce al fatto che noi crediamo in questo e lo annunciamo a tutti quanti. And the last phrase refers to the fact that we believe that this message is worth
dying for. E l'ultima frase si riferisce al fatto che noi riconosciamo che questo messaggio, questo Vangelo in cui noi crediamo è degno a tal punto che noi possiamo rischiare la nostra vita. And if this message is worth dying for, it's certainly worth living for as well. E se per questo messaggio noi siamo disposti a morire, dobbiamo essere anche disposti a vivere per questo messaggio. Vediamo. Lord, I want to pray for this church. Padre, voglio pregare per questa chiesa, I want to pray for these brothers and sisters. voglio pregare per questi fratelli, queste sorelle, And I pray that you would protect them and strengthen them e ti chiedo di proteggerli e di rafforzarli. and give them the faith to continue in the battle. Dai a loro la fede per continuare la battaglia. But most of all, Lord, I want to thank you for the victory that we have in Christ. Ma molto di più, Signore, voglio ringraziarti per la vittoria che noi abbiamo in Cristo.